Grazie di essere venuti e di ritenere importante conoscere i miei ricordi in aeronautica. In effetti è stata una grandissima impresa, bellissima, e se tornassi indietro la ripeterei tutta, nella stessa identica maniera in cui l'ho vissuta. Io sono entrato in aeronautica con il corso Leone III, il 19 di ottobre del 1970. Dici, ma perché sei entrato in Accademia Aeronautica? Del resto è stranissimo, perché io ho fatto l'Istituto Tecnico Nautico Nazario Sauro di La Spezia, quindi ero un macchinista navale, ed ero appena finita la scuola, dove poi ebbi un grandissimo risultato perché fui il primo dell'istituto. Fui chiamato subito come ufficiale di complemento a svolgere il servizio militare all'Accademia di Livorno con un corso appunto di complemento. Il fatto ha voluto che dopo un mese mi arrivasse una lettera lì all'Accademia di Livorno che diceva: hai vinto il concorso per entrare nell'aeronautica militare. Come potete ben capire, fui ben felice e lasciai la bellissima Accademia di Livorno dopo che mi fecero fare qualche giro di corsa, che era la punizione, perché hanno visto che ero troppo entusiasta di andarmene. Vabbè, ma niente di particolare, ho mantenuto anche dei bei rapporti con i miei amici, tra parentesi c'era anche qualcuno della mia scuola, della quinta B del nautico di Spezia, che era rimasto lì e ha fatto tutta la carriera nell'ambito della Marina Militare. Ma perché mi era venuta questa passione per il volo? Faccio un salto grande nel farvi questo racconto, perché un giorno alla Spezia, avevo già il grado di colonnello, incontrai nel corso principale un mio ex compagno di scuola delle elementari e delle medie, e lui era dirigente della banca, mi sembra che era della banca Intesa, non so se era già Intesa o se era banca commerciale, comunque lo incontrai perché ero andato lì appunto in banca, e lui vedendomi mi disse: oh Euro, ma non ci posso credere, perché gli dissi: guarda, io sono diventato pilota, sono colonnello nell'aeronautica, eccetera, eccetera. Dice: Euro, non ci posso credere. Tu allora ci dicesti che volevi fare il pilota e sei diventato pilota. Cos'era successo? Era successo che alle medie, ma non erano le medie, erano le elementari. Io adesso i ricordi sono offuscati. Se non era la prima media, era la quinta elementare. Comunque sta di fatto che ero giovanissimo, piccolissimo, e mia madre mi comprava i fascicoli dell'Enciclopedia Conoscere, che poi mia figlia da grande, molto recentemente, mi ha riregalato perché l'ha trovata completa. E in questi fascicoli, quando arrivavano, io me li sfogliavo tutti e me li leggevo con avidità. E c'è un fascicolo, eccolo qua, io l'ho tenuto, in cui c'è scritto come si pilota un aereo. E io lo lessi con attenzione, e il giorno dopo, andando a scuola, dissi ai miei compagni di classe: ragazzi, so come si porta un aeroplano. Non vi dico le pernacchie che mi fecero, perché chiaramente tutti quanti mi presero in giro. No, l'ho letto, non è difficile. Insomma, molto probabilmente dentro di me si era creato un tarlo, leggendo quel fascicolo. Mi ricordo che la sera, quando mi infilavo sotto le coperte, mi mettevo le lenzuola tipo a mascherare, a fare la maschera del pilota, e sognavo appunto di fare il pilota. A 17 anni uscì un comunicato all'Istituto Nautico in cui c'era scritto c'era la possibilità per chi l'avesse voluto di andare a fare il corso di cultura aeronautica. E mi ricordo che era a Udine, immagino Rivolto, se ricordo bene. E io feci subito domanda, senza dire niente ai miei genitori. A un certo momento arrivò: sì, a capo per andare, c'era tutto pagato, biglietto, e fui mandato a fare questo corso. E lì
Ebbi il primo battesimo del volo sul P148, non è che feci niente, ci facevano tenere i comandi, anzi, mentre portavo l'aeroplano facevo le fotografie con la macchinetta fotografica, in bianco e nero. Quindi feci questo battesimo del volo e anche lì, senza dire niente ai miei genitori, feci la domanda per entrare in Accademia Aeronautica. Molto probabilmente fui scelto e preso perché la selezione era durissima, perché avevo fatto il primo dell'istituto nautico, avevo preso 57 sessantesimi era la votazione e quindi davo garanzie, però io ero figlio di un operaio, mio padre era operaio, un saldatore specializzato e durante la guerra faceva i sommergibili e quindi andava a saldare in cavità molto anguste, insomma era tenuto in debita considerazione perché era molto bravo e molto preparato, tant'è che poi è morto per la silicosi, un infarto, andava in giro negli ultimi suoi anni con la bombola dell'ossigeno per i fumi respirati dagli elettrodi della saldatura. Va bene. Fui ammesso in accademia e poi seppi dopo dei sacrifici che fecero i miei genitori, perché chiaramente in accademia all'inizio sono i genitori che pagano le spese per consentire di andare avanti, ci sono parecchie spese. E il giorno che partii ed arrivai a Napoli, era il 19 di ottobre, e ebbi in quei primi giorni d'accademia uno shock pazzesco, perché chiaramente la mia vita era cambiata di 180 gradi completamente, ed rigidissime la disciplina, rigidissimi gli orari da rispettare, rigidissimi gli studi, ma soprattutto era anche molto difficoltoso superare il periodo delle cosiddette spinguinature, perché le spinguinature erano fatte per saggiare da parte degli anziani, quindi del corso dopo, nei confronti del corso dei pinguini, per saggiare la loro resistenza. Infatti molti poi dietro le dimissioni se ne andarono. Ed erano toste, quelle che adesso si sente parlare. C'è stato anche il caso Shift, meno male che è finito come è finito, bene, perché è veramente una bufala pazzesca, se fosse andato come qualcuno avrebbe voluto che andasse, ma sta di fatto che quello che vivemmo noi come spinguinature era qualcosa di tosto, perché venivamo pitturati con la vernice alla nitro, con la vernice, quindi, e non sapevamo che per esempio sarebbe bastato anche solamente dell'olio per sciogliere la vernice, quindi stavamo delle ore sotto le docce fredde perché poi l'acqua calda finiva, venivamo presi di notte, lasciati soli dagli scelti mentre marciavamo nel piazzale, e quindi capivamo che lì saremmo stati attaccati proprio come azioni di guerra dal corso superiore che era il corso Ibis. E quindi escogitavamo tattiche per difenderci, per non essere rapiti, perché chi veniva preso poi veniva chiaramente pitturato. Quindi facevamo i turni di notte, svegli, non dormivamo, gli anziani ci mettevano delle musiche nell'altoparlanti dell'Accademia, ci mettevano delle musiche tipo Profondo Rosso, quelle musiche di Dario Argento per incutere terrore, vi veniamo a prendere, non starete tranquilli. E chiaramente se facevano quelle cose i superiori sapevano benissimo che cosa stessero facendo, anche perché per andare nella sala regia dove c'erano gli altoparlanti e mettere le musichette e fare minacce velate vuol dire che era risaputo quello che stavano facendo.
Poi ci fu la grande festa del Pingue, perché chiaramente tutto finì goliardicamente, con una bellissima festa prima di andare in vacanza e di ricongiungersi con la famiglia, perché dal 19 d'ottobre fino a prima di Natale non abbiamo avuto la possibilità di uscire, un po' perché ci dovevano preparare le divise, quindi dei sarti, via discorrendo, ma un po' perché era proibito uscire per andare in libera uscita, quindi non andavamo neanche in libera uscita. Ci facevano fare delle visitine, ci hanno fatto vedere Pompei, ci hanno fatto vedere la Solfatara, ci hanno fatto vedere Cuma, ma niente di particolare. Era, diciamo, una full immersion pazzesca per vedere la capacità di resistenza. E quindi quello ci ha forgiato soprattutto la determinazione, per vedere appunto quanto uno era determinato. Io ero molto determinato perché il mio sogno era quello di diventare pilota. Il fatto che ero molto determinato, molto probabilmente, ma anche forse per mia indole, ha fatto sì che uscissi sempre bene dagli esami, molto bene, tant'è che alla fine del secondo anno, quando diventai aspirante, mi fu dato il baffetti da scelto. Quindi come scelto io ero quello che avrebbe fatto l'inquadramento al corso, e in questo caso io al secondo anno. Scelto significa che già hai una predisposizione particolare nel tuo iter di carriera, perché sei ritenuto una persona che ha qualità. Durante questo periodo però ho saltato una cosa, che dall'ingresso in accademia al Natale ci fecero fare dei piccoli voli, ma un assaggio di volo di ambientamento, che poi ho scoperto che servivano solamente dal punto di vista amministrativo, perché ci potesse essere data la colazione, cioè fosse previsto il pagamento della colazione. E qui tengo il mio libretto dei voli e c'è scritto, quando feci il primo volo con la tuta da volo, perché non vi dico l'entusiasmo quando ci dettero tutti gli scarponi, la tuta anti-G già ci dettero allora. E il primo volo lo feci il 24 di novembre. Il 24 di novembre, 20 minuti. 20 minuti. E praticamente dal primo volo ogni tanto ci facevano fare queste piccole riprese volo, no? Una ogni tanto saltando qua, per poi arrivare all'estate, dove facevamo tutto il corso per prendere il brevetto di pilota d'aeroplano. Il brevetto di pilota d'aeroplano, e con la prima missione da solista. Il decollo, eccolo qua, il decollo l'ho fatto l'8 settembre, la prima missione da solista. Vi potete immaginare l'emozione indimenticabile, emozione che io poi ho descritto, perché facendo anche qui un salto molto grande nel mio racconto, ho vissuto come istruttore di volo a Latina, e ho descritto nel primo capitolo, Mettere le ali, in cui descrivo l'emozione che ha l'allievo quando fa la prima sua missione da solista, e l'emozione stessa che ha l'istruttore nel vedere il suo allievo che decolla. Ecco, questo tanto per dirvi come era rimasta impressa per me l'emozione del primo volo. Per chi conosce il P148 sa che era una macchina, un aeroplano che tutto, carrello fisso, e a volte mettevi flap in corto finale e ne riuscivano, ne dovevi riprenderlo e rimetterlo. Era un giocattolo, poi c'aveva in caso di incendio usciva fuori, era già mezzo fuori anche nel cruscotto, questo pop-out, non so come si può chiamare, questo interruttore, che in caso di incendio usciva fuori, e ci fu uno dell'Ibis che gli uscì fuori, e lui, senza guardare che se c'era veramente il fumo, pensò che c'era l'incendio e fece un atterraggio d'emergenza nei campi lì intorno a Grazzanise, perché lì facemmo i nostri voli a Grazzanise, e ci radunarono tutti i corsi per raccontare come era stato bravo questo allievo,
che aveva fatto un'emergenza senza che ci fosse l'emergenza. Va bene, comunque questi sono fatti bellissimi, aneddotici, non vi racconto poi tutte le volte che andavamo col pullman dall'Accademia, era una festa, con gli strapuntini, tra i sedili nel corridoio c'erano gli strapuntini, altro che cinture di sicurezza. Allora, gli strapuntini, perché chiaramente eravamo in tanti, il nostro corso era un corso numeroso, noi entrammo in totale in 220, 180 piloti, poi c'erano i gari e siamo usciti poi solamente una novantina, quindi una grossa selezione. Poi la grossa selezione, oltre ad averla col Sulpi 148, l'avemmo e lì fu a Lecce. A Lecce veramente ci fu una grossa selezione. E quindi quando andavamo su sti pullman, che facevamo la domiziana per andare a Grazzaniso, in mezzo ai campi, perché l'aeroporto era in mezzo ai campi, i campi di bufale, era una festa, sia l'andata che poi soprattutto il ritorno, che eravamo tutti gioiosi per aver volato. Il periodo in accademia quindi è stato un periodo intensissimo, perché chiaramente pretendevano molto i nostri superiori, soprattutto nell'attività di studio, ma è stato un periodo che mi ha forgiato, perché oltretutto io non avevo, figlio d'operaio, i soldi per potermi permettere di uscire, andare libera uscita, andarmi a mangiare la pizza. Immaginavo e avevo capito quanto fosse stato oneroso per i miei genitori mantenermi in quell'istituto, e comunque mi tenevo i soldini per quando avevo il lagognato permesso lungo, chiamato, che ti consentiva di fare il fine settimana, il venerdì partivi, e la domenica rientravi. E il primo anno d'accademia, nella vacanza di Pasqua, nella Pasquetta, conobbi mia moglie, quella che poi è diventata mia moglie. E quindi ancora di più mi impegnavo, perché avevo paura di non essere poi gratificato coi permessi, oppure di non poter fare la licenza d'estate, perché se magari eri rimandato di qualche materia, non superavi qualche esame, dovevi. E per cui il mio impegno nello studio fu molto assiduo. Pensate che negli istituti, quando c'erano gli esami, noi facevamo una serie di esami tostissimi, 3 esami nell'arco di una settimana e così via, fino a finire tutti gli esami, erano tantissimi, ci davano la tesina e noi dovevamo preparare gli argomenti di quelle tesine, che erano molte, cioè praticamente tutto il programma. E io per avere la tranquillità e non essere disturbato, e te lo permettevano gli ufficiali di inquadramento superiori, non studiavo nell'aula studio. Perché all'aula studio c'era sempre quello che ti poteva distrarre, quello che magari studiava sentendo la musica, perché allora io me ne andavo a chiudere nei bagni degli istituti, delle sale di studio, e mi chiudevo in un bagno e lì da solo scendevo solamente per ora di pranzo, ritornavo, scendevo per ora di cena e studiavo da solo. E quindi potete immaginare quanto fu duro, quanto era duro il periodo degli esami. Oltretutto poi io, siccome sono sempre stato un patito disegnavo bene, tant'è che ho fatto anche, ho partecipato e ho fatto un quarto dei disegni del libro del MACP nostro, e disegnai quello che poi è diventato il nostro Crest, il disegno di quello che poi divenne il pinguino, quello che veniva chiamato il pinguino. Il pinguino di solito era una ceramica, noi del Corso Leone facevamo una cosa diversa dagli altri, noi facevamo per primi il Crest, rimase l'unico, perché gli altri fecero tutti sempre il pinguino in ceramica, quindi la statuina. E lì ebbi la prima disillusione in aeronautica, perché non sempre quello che tu proponi o vuoi fare e ritieni che sia giusto fare venga accettato, perché io avevo fatto nel disegno un leone che con l'unghia accendeva, l'unghia c'era delle scintille vicino, la mice di una bombarda, dove dentro la bombarda c'era il pinguino col caschetto che veniva lanciato in volo, quindi da terra veniva sparato in aria.
mi fu cambiato togliendo la bombarda e lasciando la testa del pinguino col casco, ma la coda del pinguino era un F-104, che non c'entrava assolutamente nulla. E non aveva quel significato araldico che mi ero riproposto, che ci eravamo riproposti. Comunque è rimasto questo crest, c'ho ancora il disegno originale tra i miei ricordi, fatto su carta millimetrata. E fece tante altre cose, tanti altri disegni. E questo è diciamo, il periodo iniziale in accademia, quello da aspirante e dal secondo anno era molto più semplice, molto più rilassata. Siamo noi che abbiamo fatto le spinguinature al corso Marte, stesso iter. Mi ricordo di un ragazzo bravissimo, ma era tipo tranquillo, che lui invece di lavarsi della vernice era diventato una mummia, si era avvolto tutto nella carta igienica e poi si era messo i vestiti, i pantaloni e la camicia sopra per evitare di lavarsi. Mi era rimasto impresso questo fatto. Da aspirante ero impegnato a disegnare il libro del MHP, avevo molta libertà oltre a fare lo scelto al corso Marte.